Casa M101 nasce come un omaggio al territorio e alla cultura architettonica di questi luoghi, caratterizzati dalle costruzioni in pietra a secco. Siamo in Valle d'Itria, in un territorio collinare di alto valore paesaggistico, e il concept era quello di impattare il meno possibile su questi luoghi. Quindi nasce l'idea di una casa sospesa, fluttuante sul terreno, che quasi non toccasse la campagna. Le richieste dei committenti erano quelle di avere una casa molto in relazione con il contesto, quindi mi hanno chiesto di progettare un'abitazione con una forte identità che li rappresentasse, che fosse molto legata al territorio e che comunicasse il loro amore per i luoghi, la loro spiccata sensibilità e spiritualità. La casa è composta da 2 linee, sono 2 lastre in cemento armato, orizzontali. L'orizzontalità in questo luogo prende il significato di rispetto per la natura. La natura, la vegetazione intorno con le querce autoctone e originarie della Puglia hanno queste forme verticali, per cui il contrasto tra l'orizzontale dell'artificio e il verticale del naturale esalta e valorizza sia la natura che l'architettura. La scelta dei materiali è quella di legarla al territorio, quindi la tradizione delle costruzioni in pietra a secco. La pietra viene utilizzata per il rivestimento dell'involucro. La pietra è quella proveniente dallo scavo della piscina che viene riutilizzata per rivestire appunto le pareti della casa esterne, per formarne il guscio. La parte interna invece, citando le origini della natura locale, quindi delle querce, viene realizzata con pareti in legno di rovere, quindi di quercia. Le 2 lastre orizzontali in cemento armato sono supportate da una struttura in acciaio, con dei pilastrini in acciaio che scompaiono all'interno dell'involucro. Così come la lastra del pavimento è staccata dalla campagna, anche la lastra del soffitto è staccata dalle pareti perimetrali per sottolineare la sospensione di queste lastre in cemento armato. Quindi abbiamo queste finestre tutto intorno che lasciano la luce penetrare in maniera radente all'interno della casa, creando questa vibrazione sulle superfici in cemento armato che appositamente sono state lasciate rustiche per mantenere questa relazione con la natura intorno. Il portico davanti al fronte principale crea uno spazio d'ombra dove potersi sedere e meditare, guardare il panorama sul fronte che si apre in uno spazio più comune dove trova anche posizionamento la piscina. Nella parte interna invece abbiamo uno spazio più intimo, più concluso e circoscritto, un po' sulla tradizione dell'hortus conclusus, e quindi uno spazio dove poter pranzare, cenare. L'organizzazione degli spazi ruotano intorno al cuore della casa, che è la zona living, che accoglie soggiorno, pranzo, cucina in un unico spazio che si apre da un lato e dall'altro attraverso una galleria con delle vetrate panoramiche. Sui 2 lati invece troviamo sull'ala sinistra la zona padronale della camera da letto, bagno, guardaroba, che si affaccia anch'essa sul fronte principale, mentre sull'ala destra trovano posto le 2 camere da letto degli ospiti che si affacciano nel giardino interno, nella corte interna, così che non ci siano interferenze e sia garantita la privacy per tutti gli spazi. Per me una cosa che sta molto a cuore un po' è Vitruvio, è la triade vitruviana, Firmitas, Utilitas e Venustas. Quindi l'integrazione tra questi 3 elementi, tra la praticità, la funzione, la bellezza e la struttura, che siano così connesse tra di loro che non si capisce dove inizia l'architettura, la struttura e la funzione, cioè sono mescolate così che ci sia un unicum.